Salve a tutti, bentrovati signori. Per chi non mi conosce ancora, io sono Ciro Cerullo. Dunque, in questo nuovo video vi mostrerò come installare e ricaricare cartucce resettabili su una stampante a getto d'inchiostro. Allora, quando dico resettabili intendo che sono cartucce speciali che si autoresettano e che possono essere ricaricate infinite volte perché vengono sempre riconosciute dalla vostra stampante. Bisogna solo aggiungere l'inchiostro ogni qualvolta che finisce. La prima cosa che dobbiamo fare è controllare il livello delle nostre cartucce, per cui andremo a cliccare sul pulsante icone nascoste che in genere si trova in basso alla nostra destra dello schermo, eccolo qua. Poi andremo a cliccare sul simbolo che raffigura la nostra stampante, nel mio caso è un Epson, eccolo qua. Poi andremo a cliccare sul pulsante impostazioni stampante. Ecco, ed infine andremo a cliccare sul pulsante livelli di inchiostro. Eccolo. Ora si apre questa schermata. Eccola qua, da questa schermata si vedono i 4 livelli. Allora abbiamo la cartuccia nera che è da sostituire, la cartuccia color giallo, siamo a metà. Poi c'è la cartuccia magenta pure da sostituire ed infine anche la cartuccia color ciano è da sostituire. Bene. Allora signori, prima di iniziare vorrei mostrarvi il contenuto del kit che ho acquistato. In questa confezione ci sono 4 flaconi di inchiostro, ogni flacone è un colore, quindi avremo il nero, il magenta, il giallo e il ciano. Ogni flacone contiene 250 ml di inchiostro, ossia ogni flacone contiene un quarto di litro di inchiostro. Poi ci sono 4 cartucce vuote ricaricabili con chip autoresettante. Ci sono anche le 4 siringhe per riempire le cartucce. Logicamente ogni siringa deve essere usata per un solo colore. Infine nel kit c'è anche un foglio con le indicazioni di come procedere per la ricarica e l'installazione di queste cartucce autoresettanti. Le cartucce che escono da kit sono cartucce speciali, ossia come vi dicevo prima sono cartucce autoresettanti in quanto il chip contenuto all'interno si autoresetta ogni volta che le togliamo e le mettiamo, quindi in teoria possiamo ricaricarle infinite volte. Iniziamo la dimostrazione incominciando a riempire la cartuccia di colore nero. Poiché la stampante in oggetto è appunto una stampante Epson, allora dobbiamo introdurre all'interno di ogni singola cartuccia solo 11 ml di prodotto, oppure se volete 11 cm3 di prodotto, è la stessa cosa. Vi raccomando, prima di aprire il flacone vi consiglio di agitarlo un pochettino per mescolare il prodotto all'interno. Massimo con la siringa possiamo prelevare 5 ml di prodotto, quindi ne preleviamo 5 ml appunto, puliremo l'ago della siringa
in questo modo con un panno, con uno straccio insomma. Poi toglieremo questa strip gialla adesiva. Questa strip non dovrà più essere rimessa sulla cartuccia. Poi rimuoviamo il tappino colorato, che nel caso della cartuccia nera è di colore nero, eccolo qua. Se la cartuccia per esempio è gialla, allora il tappino sarà giallo e così via. Incominciamo a introdurre i primi 5 ml di prodotto all'interno della nostra cartuccia. Lo facciamo molto lentamente per evitare la formazione di bolle d'aria all'interno. Con questi sono altri 5 ml e siamo a 10. Infine introduciamo l'ultimo millilitro e così facendo abbiamo completato la carica di inchiostro di 11 ml che prevede la Epson per ogni singola cartuccia. Ok, allora la procedura mostrata adesso la ripetiamo anche per gli altri colori. Bene, ora dobbiamo accendere la stampante per installare le nuove cartucce. Pigiamo adesso sul tasto menu e seguiamo la procedura guidata che ci dà il display della stampante.
Adesso rimuoviamo le cartucce originali Epson e le sostituiamo con quelle nuove che abbiamo appena riempito. Attenzione signori, ascoltate questo messaggio perché è veramente importante. Ricordatevi che le cartucce vanno sempre, dico sempre, sostituite tutte insieme. Non è possibile infatti usare per esempio 2 cartucce originali e 2 cartucce con chip autoresettante. Se fate questo la stampante non funzionerà mai. Bene, per completare la procedura di sostituzione cartucce, ora appoggiamo sul tasto OK ed abbassiamo il coperchio della stampante. Se tutto va bene, la nostra stampante incomincerà a caricare l'inchiostro. Infatti sul display uscirà la scritta caricamento. Ecco fatto. Questa è la scritta. A termine di questa fase dovrà uscire la scritta invece completo. Infatti questa è la scritta, allora vuol dire che la procedura è andata a buon fine e la nostra stampante ha riconosciuto le cartucce con il chip autoresettante. Quindi adesso, per sincerarci dell'avvenuta ricarica delle cartucce, ora andiamo a fare la stessa procedura che abbiamo fatto all'inizio di questo video. Quindi andiamo sul pulsante icone nascoste, poi andiamo a cliccare sul pulsante che raffigura la stampante, poi andiamo a cliccare sul pulsante impostazioni stampante ed infine andiamo a cliccare sul pulsante livelli di inchiostro. Ecco, come noterete, le indicazioni del programma della stampante ci dicono che i livelli di inchiostro ora sono al massimo. Ok signori, ora non ci resta che fare un piccolo collaudo, quindi andiamo a fare una prova stampa. Ora vado a cercare una mia foto, eccola qua, e quindi la andremo a stampare. Se le cartucce non vengono riconosciute dalla stampante alla prima installazione, niente paura, non vi spaventate, basta rimuoverle tutte e 4 e rimetterle da capo. Ok signori, questa è la stampa, guardandola sembra che sia venuta abbastanza bene. Allora, per concludere, ora non ci resta che pulire le siringhe utilizzando acqua fresca. Dovete sapere che il kit che ho utilizzato costa soltanto 20 euro. È ottimo per stampe modeste e per fotocopie in genere. Ma se volete ottenere di più dalla vostra stampante, se volete ottenere delle stampe migliori, per intenderci dello stesso livello delle cartucce originali Epson, allora dovrete acquistare kit leggermente più costosi. In descrizione troverete il link delle cartucce da acquistare. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!